Okay, okay, okay. Vorrei cominciare con il finale, perché secondo me ci sono un sacco di cose da dire su Weekender, ma ovviamente dobbiamo cominciare dall'inizio. Intanto ovviamente vi chiedo scusa per il ritardo con la quale sta uscendo questo video, ma ci sono stati parecchi impegni e parecchie difficoltà che mi hanno portato a questo punto e ovviamente già faccio un piccolo avvertimento che a causa del Luca Comics sicuramente il prossimo video vedrà anche un ritardo. Vi chiedo enormemente scusa. Comunque proverò a farlo il più velocemente possibile. Ancora una volta la sessione comincia sul pezzo. Brennan comincia il proprio racconto facendo un flashback nella quale i personaggi che hanno partecipato alla ribellione stanno combattendo su un enorme campo di battaglia. I'm going to need Azune and Cadigan to each give me a death saving throw. Overhead, arrows fly through the sky. Nearby, Loza Blade, about 12 or 13 years younger than the last time we saw her, cries out as thump, thump, 2 arrows go into her shoulder. You see that she takes a small axe off a holster under an arm and hucks it across a battlefield as an archer commander says, "Another vote!" Qua abbiamo Theor, Asune, Kettingan e addirittura Fimbul che stanno combattendo al fianco di Tiasi Feng e ovviamente insieme a Losa Blade. Tutti insieme appunto fanno parte dei falchi. Le scene è un susseguirsi di incantesimi necromantici e palle di fuoco che volano su tutto il campo di battaglia. I personaggi fanno dei passi indietro, non sono più di livello 3 ma sono di livello 1. In più insieme ai falchi ci sono anche degli NPG che probabilmente alcuni di questi saranno molto importanti, come appunto Casimir. Dato che dall'altra parte abbiamo appunto le case divise che stanno combattendo contro i falchi, capiamo che durante la ribellione le case che erano appunto nemiche di Tiasi Feng sono la casata dei Royce, di Alovar, Taconis e Karmorey, che sono appunto le casate a capo della città di Dolmaki. Ad un tratto ci viene detto che Tiasi Feng è lì che sta correndo con alcune bacchette dorate ed oggetti magici, mentre palle di fuoco e incantesimi gli volano accanto. Poi arriva uno stregone che attraverso un incantesimo di evocazione evoca un enorme drago. E qui Fimbul blocca l'evocazione dello stregone colpendolo sulla nuca. A 1 i falchi cadono. E appunto, quando Tiasi Feng sta quasi per morire, un certo Casimir lo prende sulle spalle e comincia a correre portandolo via dal campo di battaglia. E Losa Blade chiama la ritirata per tutti i partecipanti. A questo punto finisce il flashback e torniamo da dove era terminata la prima puntata. A casa di Al quindi avevamo questa scatola che si era aperta e nell'aprirsi i pezzi si erano tutti uniti creando la stessa maschera di Bolair. Taisha improvvisamente decide di toccare l'oggetto e dopo un incredibile 1 in tiro resistenza lei sviene di colpo mentre Al la prende al volo. Qui i personaggi che appunto sono all'interno della casa salgono al piano superiore chiedendosi cosa fosse successo e Bolair riesce a capire che quella scatola e quel manufatto sono molto antichi e sono collegati all'Obsidian. Riesce a decifrare i simboli sopra, che sono una sorta di demoniaco molto antico chiamato Casemir. Si viene a scoprire anche che quella scatola nella realtà è una bara. Attraverso questi simboli appunto ci viene raccontato che l'Obsidian è un luogo, una sorta di velo oltremondo nella quale le anime, quando ancora gli dei erano vivi, queste anime trapassavano. Ci viene detto che con la sconfitta della morte questo luogo non esiste più e probabilmente le anime che erano collegate a questo luogo sono andate distrutte, ma è tutto un discorso metafisico nella quale non si riesce a trovare una vera e propria soluzione se non filosofica. Bolair avverte appunto che l'oggetto non deve essere toccato e ci racconta che appunto la sua maschera, che era molto simile a quella della scatola, è apparsa sul suo volto dopo un incidente molto simile e che molti di quelli che lavorano all'interno del museo sono rimasti mutilati proprio perché hanno toccato questi oggetti magici. I touched the wrong thing many years ago and have had this thing stuck to me ever since. Half the people at the museum have been maimed touching the wrong thing. Whatever else shows up tonight, do not touch it if you don't know where it came from. Quindi il dubbio rimane del perché questa scatola doveva essere portata come ultimo ricordo durante il suo funerale, ma soprattutto qual è il collegamento tra la maschera che ha Bolair e quella che è venuta a crearsi. Forse perché Tiasi voleva lasciare un artefatto per permettergli di studiare la maschera e quindi distruggerla. Quindi Murray, attraverso mano magica, chiude l'artefatto e insieme a Bolair decidono di andare all'Arcanade.
Il tempo passa e ormai la notte è tarda e intorno a Tia Zifeng rimangono solo le persone più care. Qui Al, insieme al suo figlio Hiro, prendono delle lire e suonano insieme una canzone chiamata Broken Wings. I find it pretty appropriate that my brother's last day is as full of drama as it was. In death, even as in life. I think tensions ran hot in our home today, and there are many things I could say, but instead I'll let my daughter and I speak in a way that's best for Thiazi. And I grab my own lyre from off of a mantelpiece here. Nel tempo questa canzone ha modificato il proprio significato, ma è sempre stata molto importante per i falchi. E in questo fatidico momento arrivano tutti i personaggi della conceria. Quando la canzone arriva al culmine, Octis, Tior, Asune e Timbol arrivano tutti insieme e qui Timbol per la prima volta vede il corpo di Tia Zifeng, un amico alla quale non ha potuto dire addio, e dopo essere atterrata sul corpo di Tia Zifeng, Fimbul si accorge dell'elfa nascosta in un angolo. Fimbul attacca immediatamente Velis accusandola del fatto che lei era la causa dell'attacco nella casa di Fimbul, ma Velis non sa nulla, non sa neanche dove si trova questo posto, e qui probabilmente capiamo che c'è un pezzo mancante nella storia, qualcuno che sta facendo il doppio gioco. I don't know what you're talking about. I had nothing to do with this. You came for that. You came for your stupid stone. I did. And I will get it. You took it from me. It doesn't belong to you. It doesn't belong to him. It belongs to me. Qualche attimo dopo ci viene introdotta anche la storia di Fimbul. Quando ritorna sul corpo di Tia Zifeng, trova quella che è la piccola fede d'argento che era stata legata a Lady Aranessa. In un flashback ci viene raccontato che appunto Lady Aranessa regala un fiore a Tia Zifeng e da questo fiore appare Fimbul. The flower opens. And with that ring on a little table beside Thimble for the very first time in the mortal world, looking much different than she does today, appeared in that moment as Thiazi looks down at you and goes, "Hi." Oh, hi. I can kill a bunch of mice in your house. Also, I'm really good at braiding hair. See, Thiazi goes, "Is that related? Are those skills from one and the same?" No, you know what? Now, here's what we really need to do. We need to catch a bunch of mice, braid their hair, keep everybody here on their toes. We can do that. Questo ci fa intuire che le case appunto giocano un po' con le vite magiche, con i poteri dei fatati. È una cosa normale questa sorta di schiavitù o è un modo particolare per far apparire i fatati? Ma soprattutto qual è la connessione tra il fiore che si apre e le porte che vengono chiuse durante i tiri su morte di Fimbul? Dopo questa scena tutti cominciano a parlare del perché e come questo piano è andato male e Asune decide di controllare il corpo di Tia Zifeng per vedere cos'era quell'oggetto appunto che emanava il potere magico simile al glifo che doveva trasportarlo via dalle mura. Ed è qui che trovano appunto un pezzo di ceramica con dei simboli sopra. Inizialmente Asune non riesce a capire che cos'è, ma Octis interviene e spiega a tutti quanti che quell'oggetto serviva per creare un'illusione uguale e identica all'oggetto che serviva per trasportare Tia Zifeng fuori dalla forca. Qui vengono nominati due possibili traditori, Casemir e Sid. Sid è il fratello di Theor e ci dice che da parecchio tempo che non lo vede e che sicuramente la parola affidabile non è quella che dovrebbe essere utilizzata su di lui, mentre Casemir, che era colui che doveva trasportare il carro, non si è fatto mai presente al punto di estrazione. In più Casemir è collegato alla Loggia dei Corvi, che sembrerebbe essere una gilda di ladri, che a sua volta questa gilda di ladri è collegata all'attacco di Fimbul, a meno che qualcuno, per creare delle prove false, abbia inserito queste piume di corvo all'interno del luogo in cui è venuto l'attacco. Qui Velis capisce che tutti sono sinceri e nonostante appunto abbia avuto questa discussione con Fimbul, Fimbul spiega che aveva preso la pietra proprio perché aveva libero arbitrio, che non l'aveva fatto perché era stata mandata da Tia Zifeng, ma che loro fossero appunto partner. Quindi sembra proprio che i fatati abbiano un ruolo secondario, quasi di schiavitù all'interno delle case. Tutto il gruppo vuole collaborare per riuscire a trovare una soluzione e soprattutto trovare il colpevole della morte di Tia Zifeng e capire dove è finita la pietra Night.
Death Song. Alla fine di tutto, l'Osa Blade regala quello che è lo stemma dei corvi, che sembrerebbe un oggetto molto importante perché a quanto pare i falchi durante la resa hanno dovuto eliminare o riconsegnare i propri stemmi per appunto un armistizio. I don't know that it'll ever fly again. But I know of everyone who would know if the time ever came. There are things, gifts of yours, Teor, that you have that I know I can't explain, and I bet you can't either. Just hold on to it. And you see she looks over at all of the treasures around Thiazi's body. Some things have to go into the shadow, and some things are so important that even in darkness they can't be thrown away. Thank you. Probabilmente questo servirà come simbolo per un'eventuale battaglia che secondo me avverrà in un futuro non troppo lontano. Questo vessillo viene regalato a Teor perché l'Osa decide di andare in pensione. A questo punto mi viene da pensare che Teor rappresenterà il capo del gruppo, ma soprattutto di coloro che si ribelleranno alle case. Quando ormai si è fatto troppo tardi, Al, nonostante tutto, offre riposo a Velis nella sua dimora, ma Velis decide di rimanere fuori alla casa per controllarla e tenerla sott'occhio. Ok? Il giorno dopo appunto Teor decide di cercare alcune informazioni nella casa Alovar e va da Vikander per offrirsi volontario come difensore della sua casa. Mentre appunto Teor sta andando verso la casa degli Alovar, c'è una piccola scenetta tra Tyranny e le sue sorelle demoniache. Tyranny, how'd it go last night? I heard you had to deliver a sword. Hi, sister. Hi. Ever bright, ever light. Sure. Qui MT, non so bene come pronunciarlo, mi viene difficile, scusate. La sorella maggiore che nel scorso episodio abbiamo visto molto divertita, più o meno con lo stesso spirito caotico che ha Tyranny. Qui diventa invece molto seria. Remember where you are from. Her eyes glow red. And what you are. Yeah, and by the way, I made a friend last night, as if you care. Her name's Taisha. She's really cool. She's in love, so. You see that Agony turns around and says, "You made a friend? Yeah, I made a friend. Oh, good. We'll be able to use her to our ends, right?" Alla fine di questa scenetta, dopo che capiamo che i demoni hanno un ruolo particolare all'interno di questa ambientazione, si sente il rumore di un incidente. All'esterno da un carro cade una cassa che si distrugge, lasciando fuoriuscire un liquido bianco che brucia uno dei lavoratori. Qui arriva Teor che con un venti naturale rimette la cassa a posto e cura il povero ferito. The cloudy city of Dolmakyar, momentarily there's a breakthrough, and the wagon and surrounding area, and Teor in particular, are bathed in sunlight. I'll also stand and rise, and as I turn, Oh, shit. the mane kind of hits in the wind, and the gold of my eyes sort of fades post Nat 20. Whoa, so cool. That was very cool, yes. Capiremo poi che questo liquido è un distillato di luce, appunto un distillato di energia luminosa che serve per fare incantesimi e che è stato usato anche per creare i tatuaggi che ha Vikander sul viso. Teor comincia subito a fargli delle domande, chiedergli cosa fosse quel liquido bianco e altro riguardante la famiglia, ma Wick riesce sempre a non dire nulla e a mantenere tutto abbastanza segreto. Poi arriva la Fotarca, la chiameremo Fotarca in italiano, appunto fotonico, luce, eccetera, eccetera. La Fotarca arriva e insieme a Wick decidono di assoldare Teor come guardia appunto di Vikander. La Fotarca quindi manda Teor da Sir Felonius, che è il capo delle guardie della famiglia, e appena Teor esce fuori dalla stanza, la nonna si infuria con Wick.
cerca di spiegargli che questi sono momenti difficili e che tutti sono i loro nemici, che bisogna evitare di scoprire il fianco. Vikander dimostra gentilezza perché appunto dice ma non dovremmo collaborare con tutti, soprattutto dopo la ribellione. E lì la Fotarca dimostra che c'è qualcosa che non va, che è arrivato il momento di mostrargli la verità in modo che lui possa capire la grandezza della famiglia Alovar. Quindi rimanda l'incontro a dopo e ricorda a Vikander che dovrà liberarsi di Theor. La scena si sposta quindi all'Arcanide, dove ci sono Boleire e Murray che stanno cercando di decifrare meglio l'oggetto che hanno davanti. Scoprono che la bara è fatta di legno fossilizzato proveniente dalla terra dei morti, mentre la dea dei morti stava per morire, che l'interno era fatto di una ceramica proveniente da un tempio della dea degli Halfling, Rowan l'Imbrogliona. Quindi, essendo due oggetti provenienti da due luoghi diversi, creano una sorta di blasfemia. Scoprono anche che la bara era, per quella che era, un piccolo halfling celestiale. Ci raccontano che alla morte degli dei celestiali cominciarono a diventare ferali, malvagi, e che era da tantissimo tempo che non se ne vedeva più una. Boleire quindi decide di toccare la bara con un oggetto che però sparisce. I'm going to drop it. Yeah. How long do you wait to hear something before you give up? I'm patient. I'll give it 30 seconds. Oh, we are so fucked. Oh dear. That'll be a shaper's anus. Fuck. We got a pretty little relic on our hands. That was disgusting to say. Murray ricorda che deve quindi andare a svolgere il proprio lavoro da contabile all'interno del Penteveral. I nomi non sono molto facili. Mentre Boleire decide di continuare le proprie ricerche e che quindi probabilmente è in grado di non dormire. Ci avviciniamo sempre di più ai non morti. Quindi la scena si sposta ancora. Ci è raccontato che Ser Julian si sta riprendendo da una sbornia accompagnato da due belle figure. Improvvisamente il padre entra all'interno del palazzo e qui capiamo che il loro rapporto è molto particolare. I due hanno una sorta di astio e il loro rapporto non è propriamente sano. Il padre quindi porta Ser Julian attraverso una carrozza nel palazzo Davinos per riunirsi con Lady Aranessa. Qui il trio affronta un discorso molto particolare. Raymond, il padre di Ser Julian, Raymond, il padre di Ser Julian, Raymond, il padre di Ser Julian, era schierato con Tiesi Feng durante la rivolta e non è mai stato d'accordo con la scelta di Ser Julian di consegnare Tiesi Feng alle forze dell'ordine e portarlo alla morte. You know how much of your golden path I was set up for. To have you turn away and throw our entire house's name for friendship with that man. The glory was mine, yes, but you sullied everything. So I don't forgive him for what he did to you, as much as I don't forgive him for what he did to Aranessa. Men do make their own choices. And maybe one day you will take an interest in why they make those choices. Raymond ci spiega poi che alcuni rifornimenti sono bloccati e che quindi le case stanno escogitando qualcosa proprio contro la casata Davinos, ma che soprattutto la casa Tarconis sta cercando il proprio figlio. E qui capiamo tutti che si sta parlando di Octis. Il trio decide che è meglio per loro trovarlo prima della casata, ma che bisognerà fare molta attenzione appunto per evitare qualsiasi conflitto. Veniamo anche avvertiti che verrà organizzato un ballo, sarà un ballo dove verranno invitate tutte le case e che quello può essere un ottimo modo per coprire tutto quello che sta succedendo. E dopo che Raymond lancia una bella brocca d'acqua a Ser Julian per farlo riprendere dai postumi della sbornia, ci viene mostrato un altro personaggio che si sta riprendendo proprio dalla stessa cosa. Cattigan col suo lupo che stanno dormendo all'esterno di Dolmaki si riprendono pian piano da una notte molto movimentata. The one image that he is just locked onto, surprisingly, isn't Theor, his old battle partner from ages ago, or even Azune, who he hasn't seen in a long time. It is that fairy that was so torn apart
by the death of this man. And that memory of this fairy's tears and really brings all the pieces of the evening back. E dopo una bella sniffata a una delle sostanze nella sua bandoliera, ordina al lupo di trovare Timball. E dopo che il lupo si disperde all'interno del bosco, Kettigan lo segue a tutta velocità. Non c'è molto da aggiungere, a parte che Kettigan vede un falco e fa una sorta di filosofia sulla libertà di Tia Si Feng e su quanto il dolore potrebbe proprio distruggere Timball. Quindi molto velocemente la scena si sposta da Asune. Asune si sta preparando la propria giornata di lavoro come maresciallo arcano e mentre si dirige dal suo capo Adrien Fazier, nei vari corridoi ci sono tantissime nuove leggi che vietano sempre di più l'utilizzo della magia all'interno della città di Dholmaki. Questo ci fa capire che pian piano le leggi si stanno stringendo sempre di più sul popolo, facendoci riflettere quindi su quanto una ribellione pian piano possa di nuovo sorgere all'interno delle mura di Dholmaki. Quando arriva dal suo capo c'è un'altra figura ad aspettare Asune, qualcuno collegato alla Camera dei Lord, i rappresentanti della sicurezza delle varie famiglie. Il lord in questione è Ser Arondus Enfeisen, della famiglia degli Enfeisen. Ho dovuto leggerlo perché l'ho ridetto più e più volte, quindi vi chiedo scusa. La Camera dei Lord sta decidendo quindi di accumulare il potere sempre di più sui marescialli arcani e di trasferire più risorse quindi a chi è più importante. Ci viene detto anche che Sir Erondus sarà colui che appunto si occuperà di tutto questo e Asune si accorge che quest'uomo è affamato di potere, che dietro ai suoi occhi si cela qualcosa di più oscuro. La scena si sposta all'Embers, una zona costruita proprio dai nani e dove risiede appunto il Penteveral, una sorta di accademia magica, nella quale c'è un dettaglio molto carino, quello di diversi piccoli ponti sospesi, ma molto molto piccoli, nella quale passano solo i famigli per andare da una parte all'altra della scuola. Sì, perché questa è una vera e propria scuola di magia. Quando Murray arriva sul posto, uno dei laureandi avverte subito il personaggio che la preside Ellipidis si sta licenziando. Murray raggiunge di corsa quello che è l'ufficio di Ellipidis e qui scopriamo che le case hanno cominciato a fare pressione sulla scuola e sulla preside, obbligandola a dimettersi. La sua dimissione purtroppo era il prezzo da pagare per evitare una legge costrittiva sull'uso della magia all'interno di una scuola magica. I've tried to spend my days studying the craft of magic, and I turned around and I can speak words that make things that never existed come into being. And I turned around and found that there was a power greater than that. And it was whatever was written in this letter. Look, you understand what this means, right? This institution that was made and created for those that were willing to pull themselves up by their bootstraps, crack open spines of books, and just work hard, no matter where they came from or what wealth was bestowed upon them from whatever silver-spooned matron that they came from. It's not going to be for them anymore. Just like everything else in this city, we're going to get pushed out of the way for the wealthy, for the noble houses, the sundered houses. And they're going to continue to push and take, just like they took the Aussie, and just like they're taking... Quanto pare la scuola di magia è appunto aperta a tutti e Murray è una di quelle persone che dalla povertà è riuscita a diventare qualcuno grazie agli insegnamenti di questa scuola. Da questo capiamo che la magia appunto è qualcosa in contrapposizione alla genetica, ma che è possibile diventare qualcuno grazie all'apertura dei libri invece della lotteria genetica. Siamo venuti a filmare insieme a voi. Maria, ma è un bambauletto. Le dire queste cose. Infine la discussione dei due viene bloccata proprio nel momento in cui all'interno della sala il primarca della famiglia Taconis irrompe con una fatidica domanda: dov'è mio figlio? E ci spostiamo ancora. Siamo nella casa di Al, dove hanno passato la notte Trisha, Octis e Timball. Took a couple of the treasures people left for him. He would have wanted it to go to use. And I said, pixie dust all around him so he glows. He's golden. I'm gonna find who did this. As you whisper that promise,
pixie dust ripples with light. A promise from a fairy is no small thing, even from a fairy so small. Kettigan irrompe all'interno della casa, decide di dare una mano a Thimble. Fimble, come deciso appunto il giorno dopo, decidono di andare alla Casa dei Corvi per scoprire di più su un eventuale tradimento di Casimir e soprattutto dell'attacco all'interno della conceria. Trisha e Al si tirano indietro, è il momento di passare un po' di tempo con la propria famiglia, proprio perché Trisha ha sempre messo l'avventura prima dei propri figli. Quindi i due appunto si mettono da parte e il gruppo si dirige alla casa. Ma quando arrivano lì e chiedono al capo Solomon che fine abbia fatto Casimir, prima viene tirato un 1 in persuasione, dopodiché il narratore chiede di tirare l'iniziativa a tutto il gruppo. Ma purtroppo il combattimento lo vedremo alla prossima puntata. Infine arriva uno dei momenti più alti, addirittura forse anche del primo episodio. Siamo a Villa Aurora, la dimora appunto di Vikander. Wick spiega a Tyranny che l'energia luminosa viene convertita attraverso dei macchinari in questa sorta di filamento energetico che appunto, come abbiamo detto, serve per lanciare incantesimi divini, e improvvisamente qualcuno bussa alla porta. Godard, il padre di Wick, accompagna il gruppo attraverso delle segrete nella Villa Aurora. Inizialmente vengono portati di fronte a una porta ciclopica che alla sua apertura diversi mastini da battaglia. Nell'ultima stanza ci viene mostrato un enorme sarcofago collegato alle pareti con tantissimi filamenti di carne o una sorta di rete luminosa. Dopodiché ci viene mostrata una scena incredibile. When everything else goes away, is I love you. I love you too, grandmother. Gleaming light. This is not a sarcophagus. It's an Iron Maiden. And within it is a 30-foot tall angel chained with taps like that removes the sap from maple trees, gushing blood out as the angel, chained with its head against the inner workings, its featherless wings spread out and splayed against the inside of the machine, roars out like a screaming titan as rows and rows of unpointed teeth within its mouth gnash furiously. It blasts forth bilious, gleaming blood over its shining body. Claws and feet reaching forward against the chains. Yanessa turns to you. Wiki, I'd like you to meet your grandfather. That's all for this episode of Critical Role. Wait, no, go. And we'll see you next week. No, don't cut. Questo finale mi ha lasciato veramente a bocca aperta. Mi aspettavo qualcosa del genere, soprattutto dopo le strane statistiche di Vikander. Ma mi aspettavo qualcosa di demoniaco, proprio a causa di Tyranny e di tutta la famiglia. Quindi ora le domande sono tantissime. A cosa serve veramente quel liquido? Qual è il collegamento tra i demoni e l'angelo nonché il nonno di Wick? Non vedo l'ora di scoprire cosa si dirà durante il terzo episodio. Come prenderà Vikander la notizia che i suoi poteri non sono divini e che purtroppo ora fa parte di un enorme gioco. Detto questo, spero che il riassunto dell'episodio vi sia stato d'aiuto. Fatemi sapere nei commenti se volete ancora parlare dei prossimi episodi, se il video vi è piaciuto e soprattutto cosa avete provato durante Cliffhanger, perché sinceramente sì, ho già provato questo genere di emozioni durante i film, ma è stato molto particolare provarlo durante una sessione. Da Mrago dell'Eventoso è tutto, ci vediamo al terzo episodio della campagna 4 dei Critical Role. Ciao!